Ho scattato una Kodak Hector 100 scaduta nel 2013. Scaduto nel 2015. Siamo all'inizio di ottobre, spero di trovare un bel foliage e i colori dell'Hector mi fanno impazzire. Ciao a tutti, oggi torniamo a parlare di pellicole. Questa volta ho provato una Kodak Hector 100 che ho trovato al mercatino dell'usato a un prezzo scontatissimo e, conoscendo la qualità della pellicola, non potevo non provarla. Per chi non la conoscesse, è una pellicola considerata professionale, caratterizzata da una grana molto fine, cosa che mi piace, e da colori molto saturi e brillanti. In particolar modo, quando Alex l'aveva provata in 35 mm, mi avevano colpito particolarmente i blu e i verdi. Quindi siamo andati alla ricerca di una location che potesse valorizzare proprio questi colori e con l'autunno alle porte abbiamo deciso di tornare nella faggeta di Soriano nel Cimino. Per chi ha già visto il video dedicato alle pellicole cinematografiche sa che ci siamo già state per provare la Kodak Vision 250D. Per chi non l'ha ancora visto, andatelo a vedere, vi lascio il link in descrizione. Siamo andate i primi di ottobre. Sì, stranamente questo video non verrà pubblicato con un ritardo clamoroso, solo un ritardo normale. Quindi non abbiamo trovato il foliage nella sua massima espressione, in compenso abbiamo fatto altri ritrovamenti interessanti. Oggi scattiamo un rullino scaduto. Senza dilungarci troppo andiamo a vedere subito le foto. Ok, questa è la prima foto. Quello che vedete a destra è palesemente un leak di luce. Per quanto ho cercato di tenere la macchina in ombra, avevo dimenticato il nastro isolante e ovviamente non avevo ancora sistemato le guarnizioni della Yashica Matte. La sfiammata è particolarmente rossa. La dominante magenta infatti è tipica di questo rullino, sia nelle ombre che nelle alte luci, ed ovviamente risulta accentuata essendo un rullino scaduto. Questa foto è storta, ma avevo scattato la stessa identica foto, sia in digitale con la Sony, che con la Canon EOS 5 analogica, con la pellicola Kodak Vision 250D, e volevo fare un confronto. Qui invece ero rimasta colpita dalla luce che filtrava dai rami degli alberi. Come dicevo, essendo ancora i primi di ottobre, non è autunno pieno, quindi comunque abbiamo dei verdi brillanti in contrasto col tappeto di foglie ramate, che è esattamente quello che speravo di ottenere, anche se dal punto di vista compositivo avrei preferito forse un'angolazione più dal basso verso l'alto per dare un po' di enfasi drammatica alla scena. Anche qui però ho una comparison da proporre con la Kodak Vision 250D. In queste due foto, praticamente identiche, non mi ricordavo semplicemente se avevo girato o meno il frame e quindi ne ho fatte due in cui l'esposizione complessiva differisce di un pochino. Ed è interessante alla fine vedere come cambia la resa dei colori anche con poca differenza di esposizione. In più, la composizione di questa mi piace particolarmente, con la luce che colpisce esattamente il punto dove il tronco è stato spezzato. Il punto di messa a fuoco è veramente nitido. In compenso noto un po' di morbidezza mano a mano che ci si sposta dal centro della scena alla periferia, ma tutto sommato non lo trovo fastidioso. Anche se è stata scattata con un'apertura di diaframma 8 e 11, probabilmente con 14-11 secondi di tempo, quindi sicuramente speravo di sfruttare al massimo la nitidezza della lente chiudendo il diaframma a quella che dovrebbe essere la sua apertura ottimale in teoria, senza perdere la profondità di campo. Le condizioni di scatto sono le stesse anche per queste foto. Questa è una capanna costruita, penso, dai bambini che portano a fare dei laboratori nel parco della Faggeta. Una cosa molto carina e che soprattutto ci ha lasciato tutte queste capannelle molto curiose e simpatiche da fotografare. La luce qui è abbastanza para, non ci sono particolarità, ma il soggetto mi sembrava comunque molto interessante da scattare. Questi sono gli scatti che preferisco della giornata, perché sono dei funghetti, e soprattutto questa seconda foto, dal punto di vista compositivo, con questo tronco che taglia la diagonale, mi sembra abbastanza buona. Mi piace poi il contrasto tra il foliage rossastro e il verde del tronco. Questi due sono tentativi che non mi hanno soddisfatto particolarmente. Qui speravo di evidenziare il bordino dorato della silhouette del masso, che in realtà è andato completamente perso. Sicuramente avrei dovuto diminuire i tempi di scatto. La luce stellata che viene dal sole è come la volevo, ma trovo che in questo modo sia sbilanciata rispetto al resto della scena. Un po' meglio forse la luce nella seconda foto, ma qui non c'è un soggetto interessante, quindi questo scatto è del tutto inutile. Inoltre una cosa che penso sempre quando faccio questo tipo di foto è che devo trovare una soluzione per questi flare spaventosi che mi danno un sacco fastidio. Ad alcuni possono anche piacere perché magari danno quel tocco vintage, a me personalmente non piacciono. A me personalmente i flare piacciono molto e mi piace anche molto quest'undicesima foto di cui Cami si è dimenticata di parlare. Siamo andate poi in un'altra location per scattare l'ultima foto. Last picture done. Che ovviamente non è venuta.
quindi abbiamo solo 11 scatti. Ovviamente una pellicola scaduta ha bisogno di qualche accortezza in più sia in fase di scatto che in fase di sviluppo. Di solito segue la regola di dimezzare la sensibilità della pellicola per ogni 10 anni passati rispetto alla data di scadenza. E abbiamo deciso di scattarlo ovviamente a 50 ISO. Personalmente poi io preferisco sovraesporre ulteriormente di mezzo stop o di uno stop la pellicola in base alle condizioni di luce, ed è quello che ho fatto in questo caso. Anche in considerazione del fatto che è una pellicola Kodak e come tutte le pellicole Kodak ci si aspetta che abbia una buona latitudine di posa, quindi una pellicola che sia in grado di compensare anche minimi errori di sovraesposizione. Ovviamente, poi sapendo che andavo a scattare a 50 ISO e considerando che andavo a scattare in una faggeta in un bosco, con quindi delle condizioni di luce scarse, mi sono portata appresso sia il cavalletto che lo shutter release in previsione di lunghe esposizioni. Piccola nota, la pellicola poi è stata pushata di uno stop anche in fase di sviluppo. Questa è stata un'accortezza molto ben accolta della ragazza che ha sviluppato la pellicola, sempre grazie agli ESWI Lab, il laboratorio dove abbiamo fatto sviluppare la pellicola e dove poi l'ho anche scansionata utilizzando il Flex Tight. Conclusioni! Si vede che è una pellicola professionale. Mi ha sorpreso infatti che una pellicola così sovraesposta sia in fase di scatto che poi di sviluppo abbia mantenuto una grana così fine e che soprattutto non ci sia stato un viraggio di colore eccessivo. Queste ovviamente sono state corrette in post-produzione, ho mantenuto per mio gusto personale una lieve dominante magenta in alcuni scatti, ma anche solo confrontando i negativi del 120 scaduto e del 35 mm non scaduto che avevamo scattato quest'inverno, si vede che non c'è una grande differenza nell'emulsione. Quindi una pellicola che, a mio avviso, merita di essere provata nuovamente, magari la prossima volta non scaduta. Se poi la troviamo a un prezzo scontato, tanto meglio, così non seguiamo una dieta a base di rullini. Per oggi è tutto. Avete mai provato voi delle pellicole scadute? Conoscete la Kodak Ektar 100? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale per supportarci e lasciate un like. E nel frattempo, come sempre cari amici, buono scatto! Sigla! La luna e l'orso nella casa blu torneranno per giocare con voi. Era un po' che non la facevo la sigla, secondo me gli è mancata.